Crostata fredda, crema, fragole e biscotti Orosaiva. Versiamo 500 ml di latte in un pentolino. Aggiungiamo una scorza di limone e facciamo scaldare sul fuoco. Intanto in un altro pentolino rompiamo 2 uova, aggiungiamo 80 g di zucchero, 70 g di farina e mescoliamo bene con una frusta. Quando il latte è caldo, togliamo la scorza di limone e versiamolo a filo sulle uova. Torniamo sul fuoco e facciamo addensare la crema mescolando continuamente. Ci vorranno 4-5 minuti. Ci accorgeremo che è pronta quando inizierà a fare delle bolle. Versiamo la crema pasticcera in una ciotola. Copriamola con la pellicola a contatto e facciamola raffreddare completamente. Intanto con i biscotti Orosaiva prepariamo la base della nostra crostata fredda. Ne serviranno 125 grammi che corrispondono ad un pacchetto. Mettiamoli in un mixer e tritiamo bene. Poi versiamoli in una ciotola e mescoliamoli con 70 g di burro sciolto. Ora prendiamo una teglia per crostata, meglio se con il fondo amovibile, così sarà più facile estrarla. Questa misura 35 cm x 10. Rovesciamo all'interno il composto. Compattiamo bene con un cucchiaio per formare la base. Facciamo riposare qualche minuto in frigo. Ora pensiamo alla crema di farcitura. Montiamo 200 ml di panna già zuccherata. Riprendiamo la crema pasticcera ormai fredda, facciamola ammorbidire con lo sbattitore. Ed aggiungiamo 2/3 della panna. Il resto della panna ci servirà per la decorazione. Mescoliamo bene e la crema di farcitura è pronta. A questo punto riprendiamo la base e ricopriamola con la crema. E ora non ci resta che guarnire. Io ho tagliato delle fragole a fettine. Le ho sistemate ai lati della crostata per formare 2 strisce e con la panna che avevo messo da parte, usando una sacca a poche, ho fatto una decorazione centrale. E ho aggiunto un ulteriore tocco di colore con pezzetti di fragola e foglioline di menta. Eccola pronta! Avete visto com'è facile? Ed è anche carina. Io l'ho guarnita con le fragole, ma immaginatela ad esempio con le ciliegie, con i frutti di bosco, oppure con le fettine di pesche tagliate sottili sottili. Vi consiglio di provarla! Ciao!